Quanto è bella la tecnologia che ci permette di fare cose davvero incredibili. La fotografia, ad esempio, è passata dall'analogico al digitale e col digitale è arrivato anche il fotoritocco. Una rivoluzione nel mondo fotografico che negli anni della pellicola era davvero impensabile. Oppure no? Photoshop è un po' il simbolo dell'era della fotografia digitale. Un programmino che vi permette di modificare i colori di una foto, di passare con un click dal colore al bianco e nero, ma soprattutto di stravolgere un'immagine e creare tutto ciò che potete solo immaginare nel vostro mondo fantastico. Diciamo che potrei fare meglio col mio mondo fantastico. Comunque, se pensate che i poveri fotografi di fine Ottocento erano molto sfortunati a non beneficiare dei prodigi di Photoshop, rimarrete delusi nel sapere che anche loro utilizzavano il fotoritocco. Certo, non era così evoluto rispetto a quello che conosciamo e intendiamo noi oggi, ma con un pizzico di fantasia e con qualche accorgimento riuscivano a creare foto incredibili e surreali per l'epoca. Già nel 1860 William Mamler, un gioielliere e fotografo dilettante di Boston, scoprì per caso la doppia esposizione e, nell'intento di fotografare se stesso, ottenne una foto dove appariva anche una seconda persona. Una volta capito il procedimento per ottenere questo tipo di foto, che non era altro che la sovrapposizione di due scatti sulla stessa lastra, ne comprese anche il potenziale economico. Si spacciò per medium e andò in giro a fotografare persone, aggiungendo nelle foto le immagini dei loro cari defunti. Si arricchì grazie alla sua fotografia spiritica, ma la truffa fu alla fine scoperta quando inserì come spiriti dei residenti di Boston ancora in vita. Le accuse di truffa portarono Mamler in tribunale, ma il processo terminò con l'assoluzione di questo geniale fotografo. Sempre alla fine del 1800 andò di moda un altro tipo di fotografia. Molti fotografi europei, trasferiti al Cairo per documentare gli scavi archeologici, pensarono bene di creare degli scatti con i propri volti incastonati in sarcofagi e sfingi da inviare come souvenir ai propri finanziatori. Col tempo questa divenne una vera e propria moda, alimentata dal fascino trasmesso da queste terre lontane o più semplicemente come cartolina ricordo di un viaggio istruttivo. Realizzare questo tipo di immagini era abbastanza semplice, poiché bastava posizionarsi dietro a un buco per la testa ricavato appositamente dietro a sarcofagi o modelli costruiti appositamente per uso fotografico. Non mancavano però fotoritocchi veri e propri, dove l'immagine della testa veniva giustapposta a foto di vere mummie o sfingi. Furono contagiati dalla moda anche numerosi VIP, come l'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo, sì, proprio quello il cui assassinio causò lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, ritratto in questa foto del 1896. Quando poi agli inizi del Novecento fu introdotto il duplicatore, uno strumento che permetteva di esporre solo una parte del negativo, lasciando la parte restante non esposta e quindi disponibile per un nuovo scatto sullo stesso soggetto, ci fu il boom delle foto di cloni. Queste immagini raffiguravano lo stesso soggetto in pose diverse, all'interno della stessa foto. Qui la creatività e la fantasia dei fotografi toccò livelli superiori. Si passò da incontri di box contro il gemello cattivo ad autosmembramenti operati in collaborazione del proprio alter ego, a partite a scacchi fino a giri in carriola autospinti. I più audaci, attraverso anche l'uso di specchi, riuscivano ad ottenere fino a 5 copie dello stesso soggetto. Di questa tecnica si servì anche il dottor Lin per creare la locandina dei suoi spettacoli. Per chi non lo conoscesse, il dottor Lin fu un famoso illusionista che pare abbia anche ispirato il più celebre Houdini, che tra l'altro poi acquistò tutti i suoi oggetti di scena. Il numero più celebre di questo artista consisteva nella decapitazione e nello smembramento di un braccio e di una gamba di un uomo, effetti ottenuti grazie a sfondi neri e illusioni ottiche.
Ecco quindi spiegato il perché scelse quell'immagine come locandina dei suoi spettacoli. Gli effetti speciali degli albori della fotografia non finiscono qui. Alcuni fantasiosi fotografi crearono una delle più curiose illusioni fotografiche. Fotografando velocemente, con brevissime esposizioni, una persona e una bottiglia su sfondo nero, ottenevano l'effetto di un imbottigliamento di uno sfortunato soggetto. Realizzare questo tipo di fotografia era piuttosto semplice, ma creare altri tipi di effetti come le metamorfosi in statue di marmo in stile greco, richiedeva preparazioni ben più elaborate. Innanzitutto occorreva un perfetto make-up in grado di rendere la pelle e capelli quanto più simili al candore marmoreo. Quindi, dopo aver incipriato adeguatamente la modella, la si posizionava dietro un piedistallo, coprendo nel caso con dei panni neri la parte inferiore del corpo e voilà, la foto era fatta. La rimozione di zone indesiderate del corpo poteva essere fatta, diciamo così, in post-produzione, direttamente sul negativo in camera oscura. Insomma, ecco come veniva architettata l'illusione, anche se il fotoritocco veniva completato anche dopo lo scatto. Insomma, già dopo pochi anni dall'invenzione della fotografia non ci si accontentò solo di rappresentare attraverso il mezzo fotografico la realtà per quello che è, ma si cercò sin da subito di trovare i mezzi per alterarla proprio come facciamo noi oggi attraverso Photoshop. Certo, i mezzi di allora erano quelli che erano, ma la fantasia e la creatività dell'uomo hanno sempre prevalso a prescindere dai mezzi a disposizione. Avete mai pensato che già oltre 100 anni fa esisteva il fotoritocco? Ma soprattutto te lo saresti mai immaginato così creativo e fantasioso con i pochi mezzi che avevano i primi fotografi della storia? Fammelo sapere nei commenti e fammi sapere anche quale tra questi effetti speciali ti ha stupito di più. Spero che questo video ti sia piaciuto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. A presto! Se il video ti è piaciuto, lascia un like e condividilo. Se non sei ancora iscritto, iscriviti al canale, ma ricordati anche di seguirci su Facebook e Instagram.